Oggi esploreremo un tema di grande attualità e importanza, la recente visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Cina. Questa visita, tenutasi tra il 7 e il 12 novembre, ha visto un susseguirsi di incontri, accordi e discussioni che potrebbero segnare una nuova direzione nelle relazioni tra Cina e Italia. Quali erano i reali obiettivi di questo viaggio? Quali sono le implicazioni per la posizione dell'Italia in Europa e rispetto agli Stati Uniti? Oggi proveremo a rispondere a queste domande analizzando ogni punto chiave. Iniziamo dagli obiettivi della visita. Il presidente Mattarella è stato invitato personalmente da Xi Jinping, un segno evidente della volontà di Pechino di migliorare i rapporti con l'Italia e forse con l'Europa in generale. D'altronde siamo in un momento delicato in cui Cina e Unione Europea stanno rivedendo le loro relazioni, anche a causa di recenti tensioni commerciali. Questo incontro si inserisce in un contesto in cui l'Italia cerca di mantenere una propria identità internazionale, distinguendosi da altre nazioni europee che stanno adottando strategie più rigide nei confronti della Cina. Per l'Italia, gli obiettivi della visita erano soprattutto rafforzare i legami bilaterali in modo più bilanciato, senza vincoli eccessivi e cercando di evitare possibili tensioni sia con l'Unione Europea sia con gli Stati Uniti. Diciamo quindi che l'Italia vuole un dialogo aperto, senza schierarsi completamente da una parte o dall'altra. In altre parole, vuole essere un partner della Cina senza abbandonare la sua fedeltà ai valori occidentali. Passiamo al cuore della visita, l'incontro tra Mattarella e Xi Jinping. Durante questo incontro, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di uno sviluppo armonioso e pacifico delle relazioni internazionali, ribadendo l'idea che l'Italia preferisce un approccio multilateralista, basato sul dialogo e la cooperazione. Questa è una posizione che distingue l'Italia, che cerca di essere un attore pacifico e collaborativo sulla scena internazionale. Xi Jinping, dal canto suo, ha risposto sottolineando che l'Europa rappresenta un partner cruciale per la Cina, soprattutto in un momento storico come questo, in cui Pechino sta cercando di costruire un'immagine di potenza affidabile e dialogante. Xi ha parlato dell'importanza di risolvere le divergenze tramite il dialogo, riconoscendo che Cina ed Europa, pur con visioni diverse, possono collaborare. Questi scambi di vedute non solo mostrano una volontà di apertura reciproca, ma evidenziano anche come entrambi i paesi siano consapevoli della complessità delle relazioni internazionali attuali, in cui trovare un equilibrio è una sfida. La visita non è stata solo un momento di dialogo simbolico. Durante il viaggio, Italia e Cina hanno siglato ben 10 accordi e memorandum in ambiti strategici. Tra i più significativi ci sono gli accordi per la cooperazione culturale, il gemellaggio tra siti culturali come Villa d'Este e il Palazzo d'Estate, e accordi di traduzione di opere letterarie classiche. Inoltre è stato stabilito un nuovo programma di collaborazione scientifica tra il Ministero della Scienza cinese e il CNR italiano. Ma perché questi accordi sono così importanti? È interessante notare che l'Italia sta puntando sempre di più sulla diplomazia culturale come mezzo per rafforzare la propria influenza all'estero. Nonostante l'Italia abbia deciso di non rinnovare la sua adesione alla Via della Seta, punta comunque su una diplomazia di soft power, che potrebbe portare vantaggi sul lungo termine senza legarsi in maniera troppo vincolante a Pechino. Infatti, gli accordi sulla cultura e il commercio aprono nuove possibilità anche per le aziende italiane, che potranno godere di un accesso facilitato al mercato cinese. Il soft power, in questo caso, diventa uno strumento strategico per migliorare le relazioni economiche. Ma cosa significa questa visita per il futuro delle relazioni tra Cina e Italia? In primo luogo, segnala un'inversione di rotta rispetto all'adesione alla Via della Seta, con cui l'Italia sembra voler consolidare i propri rapporti con la Cina su basi più indipendenti, senza schierarsi in modo netto da una parte o dall'altra. In un mondo sempre più polarizzato, questa è una posizione difficile ma potenzialmente vantaggiosa. Si può ritenere a questo punto che l'Italia stia cercando di proporsi come un ponte tra Oriente e Occidente. Questo però comporta delle sfide. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea potrebbero vedere con sospetto una politica italiana eccessivamente vicina a Pechino, specialmente su temi sensibili come la tecnologia e la sicurezza. In definitiva, se l'Italia vuole mantenere questa posizione indipendente, dovrà sviluppare una strategia estera autonoma e bilanciata, che non metta a rischio i suoi rapporti tradizionali con gli alleati occidentali. In un momento in cui molti paesi occidentali stanno inasprendo la loro posizione nei confronti della Cina, l'Italia cerca di mantenere aperta la porta del dialogo. Vedremo come questa strategia evolverà nei prossimi anni. In conclusione, possiamo dire che la visita di Mattarella in Cina rappresenta un momento importante per le relazioni sino-italiane, mostrando l'apertura di entrambi i paesi verso un dialogo pacifico e la cooperazione. Tuttavia, questa visita ha anche sottolineato la delicatezza del posizionamento dell'Italia. Da un lato, la Cina, con cui si vuole collaborare, dall'altro, gli storici alleati occidentali che guardano con attenzione a questa apertura.
E tu cosa ne pensi? Credi che l'Italia possa davvero svolgere un ruolo da ponte diplomatico tra Occidente e Oriente? E quanto pensi sia sostenibile una posizione di equilibrio tra Pechino e Washington? Ti invito a lasciare il tuo commento qui sotto. Non dimenticare di seguire la pagina Instagram di Sinopolitics per ulteriori aggiornamenti e se non l'hai già fatto iscriviti al canale per non perdere i prossimi approfondimenti, solo su Sinopolitics.